ripensando all'ultimo incontro dell'anno scorso, la cosa che mi colpiva è che l'anno scorso vi avevo parlato di questo approccio lifespan, dove cercavo di proporvi questa lettura della vita, intesa proprio, la vita è da intendersi come un continuo sviluppo, e quindi lo sviluppo è un processo che dura tutta la vita, e ci siamo soffermate quindi sulla vita. Oggi invece, se ci pensiamo bene, ci soffermiamo su tutt'altro. Quindi noi nasciamo, viviamo e poi di fatto moriamo. E quando ne pensiamo al lutto, a cosa lo associamo il lutto? Alla morte. Allora, in tal senso mi viene in aiuto Freud. Ma allora, quindi noi abbiamo parlato della vita, dell'essere e dell'esistere. Oggi parliamo di morte, e mi verrebbe da dire anche di morte, perché quando parliamo di perdita, in realtà, quindi in maniera un pochino più generica, non pensiamo solo alla morte. Noi possiamo perdere tante cose, possiamo perdere tante possibilità, possiamo perdere dei ruoli. Tutte le perdite, in un certo senso, ci mettono nella condizione di vivere un lutto. Cosa è la morte? Questa è una domanda che ci facciamo, penso, da sempre. Ecco, io vi do una risposta un po' ovviamente da laica, e vi dico, è un enigma che non si può risolvere, o meglio, l'essere umano da sempre cerca di risolverlo, e quindi c'è una risposta magari religiosa, una risposta più scientifica, diciamo, se si può dire così. Quella che oggi vi proporrò io, alla conclusione però di tutto questo incontro, è una visione un po' più umana, che non trascende per forza la spiritualità religiosa, ma che vuole essere una chiave di lettura che ci permetta di avvicinarci sia al morente, sia a chi soffre perché ha perso una persona cara, dando loro una possibilità di continuità. Quindi l'essere umano per sua natura si pone domande e cerca risposte, quindi anche a questa domanda cerca da sempre una risposta. Interrogarsi circa la morte è umano, perché l'umano nella sua finitezza cerca risposte al mistero, cioè a ciò che non è proprio così chiaro, finito, no? Mi viene in aiuto una frase di Levinas, che è un filosofo che ha parlato tanto del tema della morte, ma anche di Dio, del tempo. L'interrogarsi su di essa è una prima modalità di relazione con l'aldilà dell'essere. Quindi io, nel momento in cui mi faccio delle domande sulla morte, io mi metto in relazione all'aldilà, ma dell'essere, dell'esistere, dell'esserci. Sì, questa è filosofia pura, è un po' complicato, ma io spero alla fine di tutta questa presentazione di riprendere questa frase e cercare di essere un pochino più chiara insieme, no? Rispetto a questo tema. Come vi dicevo, quando ci parliamo di lutto, automaticamente pensiamo alla morte. E nel 1915 Freud ha scritto un breve saggio, Lutto e melanconia, e mi ha colpito perché, innanzitutto, perché per l'epoca soffermarsi, Freud perché è stato grande nella sua, poi comunque è stato messo in dubbio tanti, oggi non parliamo più di Freud necessariamente con tutti i concetti di cui ha parlato lui, però lui ha incominciato a parlare di emozioni, ha cominciato a parlare di psicologia, e quindi vedere le persone non più solo come corpo, ma vederle anche da un punto di vista più delle emozioni, dell'emotività.
e descrive il lutto come reazione alla perdita di una persona amata o di un'astrazione che ne ha preso il posto. Addirittura li parla la patria, ad esempio, o la libertà, o un ideale e così via. Cioè nel 1915 Freud incomincia a dire che noi possiamo provare le stesse emozioni che proviamo per una perdita di una persona, ma anche per qualcos'altro. Quindi il dolore lo possiamo provare per perdite differenti. E quindi questo ha come conseguenza, dice, un doloroso stato d'animo, la perdita di interesse per il mondo esterno, la perdita della capacità di scegliere un qualsiasi altro oggetto d'amore, l'avversione per ogni attività che non si ponga in rapporto con la sua memoria. Il che significa, quando io sono in questo stato di dolore, perdo il desiderio di vivere, di affrontare cose della vita, perché mi ritiro nella mia sofferenza. All'epoca parlare di mancanza di libertà, parliamo del 1915, quindi poi prima la guerra mondiale, seconda guerra mondiale, il valore della libertà e della patria era molto sentito e lui addirittura lo paragona. Ma ripeto, a me ha colpito perché lui inizia a mettere in evidenza come lutto non è associabile solo alla morte. Inoltre spiega, e lui all'epoca spiega come compiere il lavoro del lutto. E il lavoro del lutto deve essere effettuato in questo modo, cioè riuscire a spostare la nostra attenzione da un oggetto a un altro oggetto. Lui era molto concreto, doveva stare attento, quindi doveva parlare di oggetto. Ma strutturalmente l'uomo pare essere portato a mantenere più tempo possibile l'adesione verso l'oggetto e quindi il lavoro del lutto richiede tempo e richiede dei passaggi. Se io perdo una persona a me cara, prima di riuscire a investire nuovamente su qualcun altro, che sia in termini affettivi, amorosi o banalmente di interesse, io ho bisogno di tempo. Lui parlava di lavoro del lutto, noi oggi parliamo di elaborazione del lutto. Quindi Freud pone l'attenzione, apre le porte all'ascolto delle emozioni, riconoscendo che l'essere umano non è solo corpo, e lo fa anche con il tema del lutto. Le cose interessanti, come vi dicevo, parla di morte come perdita di qualcuno o qualcosa di importante. Io a volte devo affrontare il tema del lutto con chi va in pensione, perché è faticosissimo. Il cambiamento di ruolo, il cambiamento del dove investo il mio tempo, le mie energie, il mio interesse. Sottolinea poi il tema del dolore, perché in un'epoca in cui la morte era sicuramente molto più sentita che oggi. Oggi si muore meno, però quasi non si prendeva in considerazione il dolore conseguente. Era una sorta di normalità, ma il non prenderlo in considerazione non voleva dire che le persone non soffrissero, e quindi lui lo evidenzia. E quindi sottolinea lo stato emotivo di chi resta, ma non solo, quindi non solo chi resta nel senso di chi vive, ma chi proprio perde qualcosa. Lavoro del lutto, oggi ne parliamo in termini di elaborazione del lutto, che richiede tempo. E questo è un elemento importante, il tempo. Vi butto lì questa massima, questa frase, ma che riprenderò alla fine. Una buona elaborazione del lutto è un ponte verso il futuro. Quindi elaborare il nostro dolore ci permette un ponte verso il futuro, quindi ci permette di vivere e anche di scegliere come vivere.
Definiamo lutto. È uno stato emotivo, uno stato di profondo dolore, determinato da un evento che scuote profondamente la nostra esistenza e ne altera gli equilibri. Che cosa succede quando sperimentiamo una perdita importante? Quando una relazione è stata intensa, ma non solo in positivo, a volte anche in negativo, magari una relazione molto conflittuale, però improvvisamente viene a mancare, di fronte alla sua definitiva interruzione il nostro equilibrio interiore viene in qualche modo messo in discussione. Come si manifesta questo dolore? Perché tale perdita di equilibrio si manifesta a livelli differenti. C'è chi riesce a leggere le sue emozioni e a comunicarle, c'è chi fa più fatica e le manifesta in un altro modo, ad esempio a livello fisico. E a livello fisico possono manifestarsi sintomi che creano disagio, da problemi di sonno, anche a volte disturbi alimentari, ma non nel senso che diventano anoressici necessariamente, ma proprio c'è il disinteresse verso il mangiare. Comparsa di dolori muscolari, dolori fisici, inquietudine motoria a volte, non riuscire a stare fermi, la perdita di interesse verso le cose, l'apatia e senso di stanchezza profonda. Proprio sentirsi sempre stanchi. È una forma di manifestazione del nostro dolore, è una forma di manifestazione di perdita di un nostro equilibrio. A livello emotivo, cosa possiamo provare quando viene a mancare una persona? Profonda angoscia? Sofferenza? Paura dell'essere rimasti soli? Sensi di colpa. E poi approfondiremo bene in che senso di colpa. Ma si può provare anche magari l'esatto opposto. Noi vediamo persone che all'improvviso sembrano indifferenti. Quelle persone che muore oggi il marito e svuotano il giorno dopo l'armadio con tutte le cose del marito, che ti fa un po', ti colpisce, no? Dici, ma com'è possibile che stai già pensando a eliminare le cose? Perché noi ci soffermiamo semplicemente sul dato manifesto, sta svuotando l'armadio, sta dando via tutto. Noi possiamo assistere anche alla parte esattamente opposta, dopo un anno o due ancora gli armadi pieni. Non è che una soffre di più, una soffre meno, la sofferenza che si prova è la stessa, solo che da una parte vedremo una tendenza a negare, elimino tutto e in quel modo io nego, no? Non c'è più nulla, non vedo più niente, non ricordo. È come se dovessi cancellare il ricordo. Dall'altra la negazione c'è sempre, ma tengo tutto. Perché se io mantengo il ricordo di quella persona attraverso gli oggetti, è come se non fosse morta. Poi però possiamo anche assistere a persone molto arrabbiate o invidiose. Io mi ricordo una signora che era venuta dicendo: non vedo più le mie amiche perché sono invidiose. Loro hanno ancora il marito, io no. Era rimasta vedova. Lui tipo era andato in pensione forse 3 mesi prima e 3 mesi dopo è morto, no? Quindi questa signora ha dovuto poi vivere, per riuscire a elaborare il lutto, rivedere tutti i suoi investimenti, cioè tutti i suoi progetti, i suoi sogni, no? Che aveva fatto insieme al marito. Perché tanti, no? Uno dice vado in pensione, allora farò questo, farò quest'altro. Ecco, nel suo caso lei doveva rivedere tutto. A livello cognitivo, cioè a livello mentale, mettiamola così, però è più nello specifico cognitivo, il dolore ci porta a far fatica a stare concentrati e a tenere a mente le cose, perché la mia testa
è talmente assorbita dal dolore e dalla sofferenza che io non riesco a stare concentrato. Capita di persone che vengono a fare dei test neuropsicologici, ma noi chiediamo sempre da quanto tempo è avvenuto la perdita del proprio caro, del proprio figlio o marito o moglie, perché può molto incidere sulle nostre capacità di stare concentrati. E poi perché generalmente ti dicono il mio pensiero è sempre là. Se il mio pensiero è altrove, se una persona mi parla, io non ascolto veramente e non memorizzo, ma io non ho un problema a livello di memoria, perché per dire che ho un problema di memoria io devo avere un danno neurologico. In questo caso il problema è di natura emotiva. Questo dolore ci può portare a domande di natura esistenziale, perché noi ci sentiamo soli, sentiamo il senso di vuoto e quindi elaborare il lutto significa risignificare la mia vita. Se io perdo una persona su cui avevo investito, che sia un marito, che sia un figlio, che sia la mamma, su cui, pensate a chi magari assiste da tanti anni la mamma malata o il papà malato. Da una parte è una liberazione, perché io potrei dire, lui sta meglio, ha smesso di soffrire, io anche non devo più pensare solo a lui o a lei, ma devo riappropriarmi di tempo e di un senso, perché fino a quel momento il senso è stato dato proprio dal prendermi cura di questa persona. E quindi non so se vedete il collegamento anche quando vi dicevo una persona che va in pensione, no? Risignificare la mia vita, che vuol dire ritrovare un senso alla mia vita, che se per tanto tempo l'ho associato all'assistenza di una persona cara o ad un'attività lavorativa, nel momento in cui queste cose vengono a mancare, io devo elaborare una perdita e quindi significa ridare un senso alla mia vita. Anche a livello sociale io posso manifestare questo dolore. Quando vi dicevo, questa signora non frequentava più le sue amiche, quindi si è proprio ritirata. Se uno guarda dall'esterno e anziché vedere la sofferenza, vede, diciamo, mi evita, non la stiamo capendo, non stiamo comprendendo cosa sta succedendo in quella persona. La persona, se si ritira socialmente, sta soffrendo e lo sta esprimendo in quel modo lì. E noi siamo chiamati a comprendere. Non è semplice, però. Quindi, il dolore non si manifesta solo con le lacrime, solo con l'ansia o l'angoscia, anche, ma ci sono anche altre forme di manifestazione del dolore. E visto che l'ultima volta si parlava di invecchiamento, molti anziani manifestano soprattutto con il corpo. Si manifestano spesso il dolore, dolori che magari prima non c'erano, quindi non lo so, chiedono spesso attenzione. Succede quando, non so se vi è mai capitato, no? Magari perdono il compagno di una vita, una mamma che è sempre stata in forma e poi improvvisamente lamenta qualsiasi cosa. I figli corrono e corrono, e poi dico, ma non è niente, è certo, sta soffrendo e deve affrontare il fatto di essere sola,
cioè 60 anni insieme a una stessa persona, anche se poi magari ti raccontano, ma litigavano sempre. Però quella cosa lì è venuta a mancare, anche il litigare è venuto a mancare. E quindi in qualche maniera il litigare era motivo di vita. È venuto a mancare un senso. Qualunque sia il nostro modo di reagire, il nostro mondo relazionale sperimenterà dei cambiamenti che, se accompagnati dalla consapevolezza, ci consentiranno di operare grandi cambiamenti. Sapete che a me piace la parola cambiamento, quindi insomma l'ho messo nel titolo e ve lo ripeterò in continuazione. Consapevolezza sta proprio nel saper ascoltare e riconoscere quello che stiamo vivendo, senza giudicare, ma semplicemente accogliendo. Elaborare un lutto vuol dire accettare di attraversare tutti questi passaggi, accogliendo la sofferenza che inevitabilmente questo comporta. Perché lo sottolineo? Perché viviamo in una società dove accettare di non essere felici è faticoso. Lo vediamo forse un po' di più magari con i bambini. Guai farli soffrire, guai se soffrono, no? Questi genitori tutti attenti che non vadano in frustrazione per qualcosa o in sofferenza per qualcosa. Un eccesso di protezione, mi viene da dire. Ma il dolore esiste e più noi scappiamo dal dolore, più facciamo finta di dire no vabbè dai, per reagire devi reagire, mettiamo fretta e in realtà non creiamo le condizioni per elaborare, cioè per andare oltre, ma passando dal dolore. Si soffre. Quando mi dicono è morta la mia mamma, 95 anni, però era la mamma. Possiamo star male? Sì, possiamo anche soffrire. Magari l'elemento razionale aveva 95 anni, stava male, mi aiuta, ma viene a mancare la mia mamma. E poi aiuta a volte quando ti dicono, non so, magari 95 anni, una signora che aveva una demenza, quindi molto compromessa già da qualche anno, e quindi ti dicono sì, però io forse l'avevo già persa. Vedete quindi da quanto tempo c'è questi figli a volte vivono il lutto? Dalla prima volta in cui non ti riconosce più la mamma, no? E lì è una perdita. Il desiderio di fuggire dal dolore della perdita è umano, ma se un legame è stato importante, stare male è inevitabile. Perché ve lo sottolineo? Perché a volte noi sentiamo quelle frasi tipo ma sì dai forza cosa, cioè adesso cerchiamo di comprendere. A volte basta dire a una persona, io dico un mio coetaneo, beh la mamma è sempre la mamma, anche se era molto malata, anche se non ti riconosceva più, però è l'investimento emotivo che noi riversavamo su di lei che viene a mancare a quel punto. Capite che non è più solo il corpo che viene a mancare, è una relazione che viene a mancare. E questo vale anche se viene a mancare una mia consorella. Se era una consorella con cui c'era un rapporto intimo, un'intimità proprio affettiva, di fiducia, e viene a mancare, poteva anche essere una consorella malata, ma viene a mancare quello che Freud chiamava l'oggetto su cui io investivo, e quindi una relazione.